Oggi siamo in quel di Bologna, sono qui ospite del mitico Roberto Gagliardi, proprietario di Hell Nation, che mi ha messo a disposizione il retro del suo negozio di dischi, libri, tutte particolarità di musica, specialmente punk rock, ma non solo. Se passate da Bologna vedetelo a trovare perché troverete delle robe incredibili. E sono qui per intervistare appunto una band locale, i Beba Loncar. Andiamo a sentire quello che ci hanno raccontato. Around the Milky Way, I lost you in the galaxy. Since you've gone away, I lost my energy. Walk around the circle, I found my real enemy. Grazie Beba Loncar per essere qui finalmente sui canali di Radio Dario. Cosa che aspettavamo da tempo in realtà, quindi siamo finalmente qua. Finalmente qua. Scanna, Iris Martyr. Iniziamo dal nome, che riprende quello di un'attrice serba, nota negli anni 60 e 70 anche in Italia, per aver lavorato con registi quali, tra gli altri, Pietro Germi, Mario Monicelli, Mauro Bolognini, Carlo Lizzani, eccetera. Come mai questo nome? Io sono un grande fan delle attrici anni 70, del periodo cinema, diciamo, italiano soprattutto, e in quegli anni mi sono reso conto che esistevano e venivano, diciamo, trattate come dee queste attrici che venivano anche dall'estero, non solo italiane. Infatti una delle altre attrici da me, diciamo, predilette è Pamela Tiffin, che è il nome di una band che ho avuto anni fa, e questa cosa prosegue quel percorso, anche se il nome Beba Loncar doveva essere usato ben prima di Pamela Tiffin. Mi piaceva già negli anni 90, ma non ho mai avuto occasione poi di avere un gruppo che si adattasse a quel nome. In questo caso, dopo un buco enorme di 11 anni in cui io avevo smesso completamente di suonare, ho deciso di tornare con un progetto, e poi parleremo con chi e quando e come, e dare questo nome a questa cosa. Questo è molto semplice in realtà, è il mio, diciamo, la mia fascinazione per questo tipo di attrici. Secondo me è il momento in cui la donna, cinematograficamente parlando, è al top, cioè proprio la bellezza estrema, non ci sono artifizi, no? E quindi una dedica. Beba Loncar. Iris, come sei entrata nella band? Per caso, nel senso che ci siamo conosciuti un giorno vicino ai posti dove cioè vivevamo abbastanza vicino, ci siamo incontrati per caso e lui mi ha fermato in un bar di un paesino di provincia e mi ha chiesto se volevo suonare con loro e registrare questo disco di cui non sapevo niente. Provincia di? Como. E quindi mi ha preso un po' alla sprovvista inizialmente, però mi sembrava una cosa carina, bella, e quindi ho detto istintivamente di sì. Cosa che tu non eri abituato No, a no, fare. anzi ho sempre detto no. Infatti siamo tutti meravigliati dopo, avendolo saputo, no? Che lei diceva sì. sempre no. Ma tu avevi già esperienze di registrazione, No, studio? registrazione no, avevo gruppi, band, ho avuto band, progetti anche da sola, così, però registrare no, non ancora. Avevo in mente nel futuro, però non era ancora avvenuto. Quindi non ti sei pentita di questa scelta? No, no, no. No. Oltre a voi due al basso c'è Fab, che però vive a Roma, mentre voi siete di base a Bologna. Esatto. Come mai avete voluto proprio lui nonostante la distanza? Ma lui è il bassista con cui ho avuto una band agli inizi degli anni 2000 che si chiamava Bohemians, e ha partecipato anche come, diciamo, bassista, però in formazione live, non nelle registrazioni,
con Pamela Tiffin. Diciamo, oltre ad essere un bassista che io adoro, è anche un amico, un fratello, quindi ovviamente quando ho avuto la percezione che dovessi fare una nuova band, un nuovo progetto, lui è stato il primo che ho pensato di chiamare. Lui, e in quel momento ricordo che a lui parlavo appunto di questa ragazza che vedevo, che cercavo disperatamente di fermare per poter chiedere se avesse già un gruppo, se voleva suonare, cosa gli piacesse, insomma è tutto un po' così, ma è tutto reale, non è, quando la raccontiamo sembra un po' una fiaba che uno ferma una persona, poi questa va a suonare, fa il disco, no, è tutto vero. Quindi era premeditato, ma tu scegli i musicisti così, li vedi per strada? No, io non ho dici mai scelto, quello? no, non ho mai scelto questa, no, non mi è mai capitato. Il problema è che stando tutti quegli anni fermo, ricordo che in questi paesi dove abitavamo io e lei, alla fine, pur non conoscendoci, che era una provincia della Brianza, della Comasca, e mi aveva colpito il fatto che esistesse una ragazza che sembrasse uscita da Soho a Londra e non dalla provincia comasca, quindi ho detto ma cioè, questa da dove è uscita? Con la chitarra, quindi è stato quello che mi ha fatto scattare la cosa, e io ne parlai già molti anni prima a Fabrizio, dico se mai facciamo una band chiamiamo questa ragazza qua, ma era tanto per giocare. Anni prima, e quanto è durato? Almeno 2 anni prima. Se non quasi 3, perché ricordo che ne parlai con lui nel 2017. Io ignara. Non Lei so ignara di niente. tutto, ovviamente, cioè. Però era complicato perché poi fermare una persona per dire vieni a suonare con noi, cioè era tutto veramente empirico, poteva dirci ma chi siete, cosa volete da me, capito? E invece lei probabilmente ha avuto l'intuizione che fosse tutto reale, e che era reale, perché poi ho usato delle carte tipo andiamo a registrare qui, e lei conosceva il posto di registrazione, ha potuto chiamare comunque questa persona e chiedere, no, nel senso comunque chiedere è tutto reale, sì è tutto reale, quindi ovviamente la cosa poi in brevissimo tempo è partita bene. Cioè. Nella vostra musica sento dei riferimenti a dei generi che mi piacciono molto ma che non sto qui a dire adesso. Voi come definireste quello che fate, Iris? Non saprei rispondere a questa Complicato. domanda. Complicata. È complicato? Molto complicata. Perché poi ognuno di noi ascolta cose diverse, anche se a tutti e tre piacciono le stesse cose, quindi ci sono influenze di tutti i tipi e quindi è una cosa molto personale. Diventa una cosa molto Ognuno di noi ha una caratteristica. C'è Fabrizio che è là, che non c'è, è la parte più pop alla fine, cioè lui ama molto lo shoegaze, il Britpop, l'indie rock di un certo tipo, che comunque ha queste miniature pop, usiamo questo termine. Lei è la più rock, nel vero senso della parola, perché ama i classic rock e anche cose più estreme, tipo anche il metal o black metal, insomma, lei spazia molto. E io sono la parte, diciamo, e anche la psichedelia, in questa cosa siamo abbastanza vicini, cioè io sono un grande amante della psichedelia, soprattutto americana degli anni 60, che ho sviscerato nell'ascolto negli anni 90, ero proprio impazzito, cioè ero andato proprio in fondo, non erano soltanto i gruppi famosi, proprio super fondo, e quello mi ha fatto capire che prima o poi avrei fatto qualcosa di quel tipo, non sapevo come ovviamente, perché mettere insieme la psichedelia, lo shoegaze, il classic rock, la new wave, dark, che comunque io arrivo da lì, cioè tutto il garage, è tutto talmente mischiato e miscelato che non è che noi decidiamo, qua c'è un quarto di garage, 3/4 di psichedelia, noi andiamo in studio e in base al canovaccio che è stato fatto della canzone poi ognuno mette la sua parte ed esce quello che è il suono nostro alla fine. Indefinibile, esatto, incatalogabile alla fine. Infatti in Italia siete forse gli unici a fare questo tipo di musica. Vi sentite soli? Ci sentiamo soli? Ma non lo so, no, nel senso che non apparteniamo a nessuna scena, che da una parte può essere, diciamo, bello perché ti fa sentire, diciamo, unico, dall'altra un po' subiamo questa cosa di non essere inseriti nelle scene, infatti nei vari festival a tema difficilmente noi veniamo chiamati o rientriamo perché siamo sempre trasversali, no? Quindi dipende un po' da chi ascolta, chi vuole organizzare, noi facciamo il nostro percorso sinceramente non guardando nessuno, non è che quello fa questo, ognuno fa quello che vuole, cioè per me la cosa bella è quella lì. Io penso che sia la cosa migliore, che ognuno fa le sue cose, le propone e poi la legge dell'ascolto vince.
avete pubblicato da pochissimo, ottobre, il vostro terzo album, Love to Death. Come stanno andando le vendite e che commenti avete ricevuto? Allora, le vendite diciamo che sono andate benissimo perché il disco praticamente è sold out. E, è complicato spiegare perché, ma comunque è sold out. E esce tra pochi giorni la versione CD, che almeno ci consente di averlo, e a febbraio, quando partirà il tour, probabilmente avremo una ristampa di un centinaio di copie proprio esclusivamente per il tour, un po' diversa dalla prima versione, la prima diciamo, tiratura, però almeno l'avremo. Siamo abbastanza colpiti da questo, soprattutto da quello che leggiamo su questo disco, perché noi siamo arrivati a questo disco non con titubanza, però ovviamente lo ascoltiamo da mesi, è assorbito e per noi è il top, ogni volta per noi è il top quello che facciamo, però non sappiamo poi dall'altra parte Come viene visto. come viene visto, sentito, vissuto. Devo dire che mi ha sconvolto molto l'unanimità delle recensioni, molto similari fra di loro, e la cosa che vorrei sottolineare, che mi è veramente piaciuta, è il fatto che per la prima volta in 3 anni e mezzo, 4 da quando noi esistiamo, rispetto agli altri album non ci viene affibbiato assomigliano a Velvet Underground, Jesus and Mary Chain, Cure, Cocteau Twins, perché in realtà quello c'è, però stavolta tutti non fanno riferimenti e puntano il dito sul fatto che il nostro suono sia il nostro suono, cioè a questo punto abbiamo creato un nostro suono ed è la cosa più bella secondo me che potesse capitarci, cioè questo proprio in assoluto è la cosa più bella, sì. Daniele Dio, abbiamo avuto il privilegio di Sì. ascoltarlo in anteprima, Esatto. il vostro album, e mi ricordo le titubanze Sì, che perché avevate, noi siamo rimasti subito convinti che perché fosse un buon prodotto. non riusciamo a comprendere, perché in realtà questo disco è un grande mix fra i primi 2 precedenti, con la differenza che, e qua dobbiamo dare a Cesare quel che è di Cesare, o a Iris quel che è di Iris, la sua mano in questo disco è molto più pesante. Perché? Perché lei il primo disco arriva in punta di piedi e registra quello che deve fare, però non esagerando, tra virgolette. Nel secondo prende vita il suo essere e in questo caso nel terzo disco è proprio lei che dà la svolta del suono. Ed era in realtà quello che noi volevamo, cioè nel senso che io sono la ritmica e la voce, Fabrizio è la ritmica costante e presente, lei doveva essere il collante di tutto. Per farlo ci voleva del tempo, tanti concerti, tante prove, registrazioni, e i dischi, insomma abbiamo fatto in 3 anni e mezzo quello che un gruppo normale senza nulla togliere ci mette forse 10 anni a fare, a livello di uscite discografiche o lavori in generale, insomma. 3 dischi in 3 anni e mezzo è È tantissimo. tanto, soprattutto in questo periodo storico secondo me, ma non perché siamo bravi, perché siamo fatti così. Infatti poi dopo ti dirò anche che andiamo a registrare il 4 a luglio, cioè, quindi cominciamo proprio bam! Volete annunciare qualche data del tour? Che farete? Sì, il tour va da febbraio, inizi maggio, le date certe sono l'inizio, che dovrebbe essere il 17, facciamo un'anteprima vicino a Senigallia, ma è una cosa più per noi intima, ma importante per un discorso umano nostro. Poi andiamo all'Aquila, il 21 febbraio siamo a Roma, allo Zoo Bar, e poi abbiamo Bologna a marzo, Piacenza a marzo, Treviso, ne abbiamo già una dozzina, Brescia, Alessandria, insomma sì, ne abbiamo. In questo ultimo lavoro anche la parte fotografica ha una certa rilevanza, o sbaglio? Sì, la ragazza che ha fatto le foto, abbiamo visto dei suoi video per caso in un bar una sera, una serie di proiezioni sue di questi video stranissimi. Per essere bellissimi. precisi, un pomeriggio Di in cui domenica, diluviava esatto. e non c'era nessuno, soltanto io e lei. Noi abbiamo detto ma forse non si può entrare, è una Esatto. proiezione privata, invece no, a quanto pare era pubblica. E siamo entrati, abbiamo visto i video, allora ci siamo messi a chiedere di chi fossero, chi fosse l'autrice così, e poi così siamo riusciti a contattarla e abbiamo capito subito che il modo in cui elaborava le foto si sposava perfettamente con l'essenza del gruppo. E quindi abbiamo deciso di fare questa collaborazione sia per la copertina che per tutta la parte grafica dell'album. E devo dire che ha rappresentato benissimo Sì.
Che nell'album ci sono delle fotografie che date, Sì, insomma. non delle- tutti ce li hanno, sì, nel senso quelle- che purtroppo Nelle abbiamo prime quella... 50 copie del vinile c'erano 2 foto a copia diverse per tutti i dischi e poi vabbè c'è il classico inserto che è uguale per tutti nelle altre eccetera. C'è la possibilità in futuro di allargare la formazione, magari aggiungendo un percussionista, o vi trovate bene in trio? Se arriverà da solo, non cerchiamo No. momentaneamente. Non fermate la gente per strada? No, perché ho sempre molta paura, abbiamo tutti molta paura che volendo forzare la mano su questa cosa andiamo a rovinare quello che è esattamente la magia di noi tre. Se tu hai un cocktail con 3 elementi ed è meravigliosamente buono e ne metti un altro che teoricamente è buonissimo ma cambia, questa cosa un po' mi spaventa, cioè col fatto che è una vita che cerco una band che sia, non dico una creatura perfetta ma quasi, oggi che la sento non voglio avere paura di rovinarla, questa è la nostra paura, perché obiettivamente noi tre, oltre ad essere insieme a suonare, siamo proprio amicissimi, cioè è un blocco. Mettere una persona in più non è semplice, capito? Non è per la bravura che può avere, che magari è ok, è proprio una questione Umana. interna umana, sì. Siamo un po' spaventati, Sbalzano gli equilibri. un po', potrebbe, però non Non si può sapere. esatto, come dice lei, se la cosa deve arrivare, arriverà. Nel 2025 è uscito Roma as You Are, un docufilm che sta girando per l'Italia e che addirittura ha anche partecipato al Seattle Film Festival. L'ho anche vinto. E voi siete presenti con ben 4 brani nella colonna sonora. Che effetto vi ha fatto vedere il documentario in sala e la ritenete una valida opportunità per diffondere ulteriormente la vostra musica? Sì, direi di sì. Sì, assolutamente. Per noi è stato allora, noi l'abbiamo visto personalmente 2 volte e lo vedremo una terza tra un 20 giorni più o meno. E la prima volta io sono rimasto, diciamo, non scioccato, però un po', capito, incredulo da quello che vedevo. La seconda volta, vuoi che il cinema aveva una acustica molto più interessante, quindi arrivava molto. E mi ha veramente colpito perché mi piace ovviamente e come hai detto tante volte tu ed è stato sottolineato tante volte il fatto che la colonna sonora sia composta da band italiane alla fine, no? Tutte, Sì. e di oggi, di adesso e non c'erano musiche dei Nirvana, non ha diciamo fatto sentire la mancanza di queste, anzi gli ha dato una patina sicuramente molto più attuale di quello che poteva essere mettere, non so, i Soundgarden, i Melvins, i Pearl Jam, meravigliosi, ma che avrebbero forse dato una nota un po' old, un po' vintage nel senso un po' retro, un po' troppo retro. Invece così hai fatto una cosa che parla del passato con uno sguardo al futuro e quindi secondo me è bellissimo, sì. Personalmente, poi ovvio, Sì, sì. ognuno ha la No, sua sono idea, d'accordo. su di noi ha avuto un effetto meraviglioso, ovviamente. Ma le vostre canzoni in particolare? Beh, la cosa che mi ha colpito di più è Suicide Lover, ovviamente, perché è in un momento topico in cui viene aperta la stanza dove dormiva Kurt Cobain, e c'è il silenzio delle voci e soltanto la musica che accompagna questa entrata. Beh, lì è un momento veramente bello, bellissimo proprio, bellissimo. Cioè, aveva la musica in maniera enorme, cioè, bellissima. Sì. Vi state godendo l'uscita del nuovo disco o state già pensando al prossimo? Tutte e due. Tutte e due. Perché noi, avendo registrato il disco che è uscito adesso A dicembre dell'anno un anno fa alla fine, per noi non dico che è già vecchio, però abbiamo bisogno di andare avanti. Noi siamo fatti così. Ovviamente noi pensiamo al fatto di fare dei live che portino in giro il disco che è uscito, però il nostro pensiero è sulla registrazione del 4º disco che verrà fatta a inizi luglio, in cui andremo a finalmente registrare cose nuove, alcune rimaste ancora bloccate e ferme perché avevano bisogno di tempo. Ci sono dei pezzi nel disco di Love to Death che sono del 2017, un paio, quindi è questo, non abbiamo mai, non è che scriviamo un disco e lo registriamo, dipende.
dipende dai nostri ascolti. Fabrizio per anni ha detto che un pezzo non lo convinceva, poi in realtà il pezzo è quello che apre il disco, lo adora adesso, non si può mai sapere, no? Ma ai momenti è quello che ti arriva e senti. Ovviamente poi lei deve assorbire i pezzi, capire cosa deve fare, cioè è tutto complicato, molto complicato, però siamo in questa doppia veste. Quando diventerete ricchi e famosi, vi ricorderete degli amici? Non diventeremo ricchi e No, famosi, quello questa diciamo sicuramente. è la base, essendo noi in Italia ho dei grossi dubbi, ma gli amici che ci hanno accompagnato in questo percorso, alcuni sono diventati fondamentali, non stiamo a dire perché sembra brutto che dici uno, dici l'altro, quindi tanto chi deve saperlo lo sa. No, No, assolutamente no. non siamo noi così, No. non siamo fatti così. Noi Ci preferiamo, ricordiamo di tutti. per farti capire come siamo fatti noi quando anche veniamo chiamati in un piccolo posto a suonare e che capiamo le difficoltà che ha questo posto, se veramente comprendiamo che c'è questa voglia assoluta di averci, noi andiamo, non è una questione di soldi, non ci interessa proprio, però noi siamo fatti così, ognuno fa delle scelte che vuole, noi siamo fatti così, quindi gli amici se ci sono con noi sempre. Pensate che ci sia oggi in Italia una rete indipendente che supporta gruppi come il vostro? Una rete indipendente. Una rete composta di più fattori. Pochi. Cioè nel senso che Ci sono. tipo le fanzine, Sì, certo. i podcast, questo sì, noi sosteniamo tutto questo giro, diciamo così. Quello che manca secondo me in Italia è una L'interesse. vera rete che metta in collegamento le varie band. Il problema è che molte band pensano soltanto loro stesse e quindi ovviamente... Non solo le band. No, non solo le band, manager, club, amicizie, insomma è tutto molto piccolo e questa cosa piccola diventa ancora più piccola perché non riesci a fare gruppo e quindi non riesci a fare questa proposta più forte e ognuno deve arrabattarsi come può. Mi piacerebbe molto che ci fosse, ma sono disilluso a riguardo. Ok ragazzi, grazie mille, Grazie a voi, in bocca al lupo col tour. Grazie. ci vedremo sicuramente noi, ovviamente. Ciao ciao. Ciao.